permette a noi architetti di esprimere il nostro desiderio, cosa vorremmo che fosse attorno a noi. Ecco di quello che andrò a parlarvi. And I would like to share with you, these are some buildings which are under construction or completed, and to discuss certain things that I'm really interested in terms of how I develop and how I see architecture and the city of the future. Vi mostrerò dei progetti in fase di costruzione o dei progetti già costruiti, in modo da poter discutere con voi cosa io vorrei che fosse l'architettura, cosa io vorrei che si sviluppasse nella fase della progettualità e della costruzione. I truly believe that we live in an age which has so many possibilities of virtual reality, so many possibilities of computation. But I finally believe that the human being is about making something. And of course the hand is a symbol of making, it's also the symbol of generosity. And I believe that in my work and in the work that I truly appreciate, there is the sense that something is made directly between the hand, the idea, the mind, but also the heart. Io penso che soprattutto l'architettura si tratti di un progetto di evoluzione, un progetto che va di là dell'idea astratta, che si traspone nel concreto. È un progetto che implica varie fasi progettuali, dove la mano è la cosa più importante, perché permette di dar voce a quello che c'è nella nostra testa, ma soprattutto a quello che c'è nel nostro cuore. So I began architecture really in my belief that architecture comes from drawing. It comes not just from a technical drawing, but from the desire that draws out the meaning of what is real. Io penso che l'architettura non sia un processo di mera progettazione, di mero disegno. L'architettura permette e dà voce al disegno. Il disegno si esplica per mezzo dell'architettura. È il disegno che salta fuori e permette all'architetto di esprimere al massimo quello che ha nel cuore. And of course there are different kinds of drawings, different means to achieve a vision of a project, but always I believe that the making by hand, the craftsmanship and the handmade gesture is really essential to control and be able to direct the huge technological possibilities that are in front of us. Naturalmente, al di là del disegno tecnico, al di là del disegno aiutato dal computer, io penso che la parte più importante della nostra progettualità deve essere diretta dal disegno fatto a mano. La manualità, l'artigianalità dell'architetto è quella che permette al disegno di vivere, di prendere potenza e di esprimere al meglio la propria idea. I think because the drawing really allows the energy of a project to radiate, so to speak, from nowhere to somewhere. Perché è proprio il disegno che permette al progetto, all'idea di irradiare la propria energia, che può partire da un punto qualsiasi, imprecisato, per raggiungere un obiettivo ben lontano. I also believe that architecture is not just intellectual, that it is not just a conceptual art, which it is, scientific art, but it also is an art that reaches into the depth of emotions, because human beings are not only the heads, but the entire structure of memory is embedded in emotions that cannot really be put into words. Altresì credo anche che l'architettura non è soltanto un processo intellettuale, un processo culturale, ma si interna molto sull'emozione. È connaturata nell'emozione, perché proprio l'emozione, l'aspetto emozionale del progetto fa sì che possa esprimere al meglio quello che noi abbiamo in cuore, le nostre memorie e dare uno sguardo al nostro futuro. So for example, the Jewish Museum, which was my first architectural project, first building, I thought that the structure here is not only the structure of space, but the structure of emotions, which have to do with dissolution of a city, the disappearance of people, murder, a kind of void that is part of the city history, and how to go beyond that void into something that is hopeful. Pensiamo al museo di Berlino, al museo europeo. Ecco, io dovevo venire a capo a dare un'identità, una memoria del passato. Non doveva soltanto essere un progetto tecnico, pensiamo che era il mio primo edificio importante, doveva dar voce alle emozioni, doveva dar voce al passato di una città, doveva parlare del vuoto che la sparizione di queste persone aveva creato e doveva colmare questo vuoto. E come colmarlo? Soltanto con un progetto altamente emozionale che potesse spiegare il passato per dar voce al futuro e dare speranza.
And of course, emotion is not something that can be simply rationalized into a functional theme, and yet it is something that is part of our imaginative and real life. And that is also part of the echoes that are part of the emotional radiance that buildings and cities possess. Naturalmente le emozioni non possono semplicemente essere razionalizzate, non potrebbe essere così. Queste devono essere come un eco che serva a riverberare quello che noi abbiamo internamente, quello che può essere il passato, il costrutto di una città, renderlo emotivo per renderlo visibile e concretamente fruibile. And I think because architecture is ultimately the most optimistic profession, because it sets a future in motion, it is important to engage the emotions of audiences, of people, into a future that has a hope, that is not just about an irreversible past. E siccome io penso che tra le professioni al mondo l'architettura sia quella che manifesta meglio l'ottimismo, perché noi architetti dobbiamo infondere speranza nel futuro di chi ci circonda, penso che questo sia molto importante, appunto perché noi nella nostra opera di progettazione architettonica non soltanto dobbiamo fare memoria di un passato che però è ormai irreversibilmente trascorso, dobbiamo dar voce alle speranze del futuro e se non siamo ottimisti falliamo nella nostra missione. Another dimension that I'm really interested, I love music, as many of you do, and I think music is not just a footnote in my work. I believe it to be an important structural element of space itself, because we have to remember that our sense of balance is not in the eye, but in the ear. E un'altra cosa che connota il mio lavoro è il mio amore per la musica. Non sono l'unico ad amare la musica, anche voi sono certo che condividiate con me questa passione. Pensate, la musica non è la nota in calce nei progetti, ma è quasi la partitura principale, perché io ripenso che l'equilibrio non stia nell'occhio, bensì nell'orecchio, nell'udito. And I had a chance to build a large performing arts center where I could engage the issue of what really is a space for music. It's not only a visual space, but of course a space of acoustics, a space of experience. Ho avuto l'opportunità col progetto di Dublino del Grand Canal Theatre di dare massimo spazio, massimo adito a questa mia teoria, perché appunto siccome si trattava di un centro per la performance delle arti, dovevo tenere molto conto anche del contesto acustico. And I'm very proud that in this hall you can stand on the stage without any microphone. You can be heard 2,500 seats everywhere, and I think that's really more than just the achievement of form. E io penso di aver ritenuto lì uno risultato strepitoso, perché in questa sala, stando sul palco senza ausilio di nessuna amplificazione, è possibile essere ascoltati anche dall'ultima delle file, anche dalla più lontana delle 250 poltrone che sono in esse contenute. E penso lì di aver battuto me stesso per quanto riguarda il risultato dell'acustica. And I thought that the entire urban space that is open can be a kind of before the curtain, a kind of curtain constructed which includes, of course, amenity spaces, public spaces, which move vertically in a very economic footprint to create a theater that could be afforded, that is economical to build, and that really begins to form a new urban space on an abandoned duck land. Ecco perché io penso anche che lo spazio urbano aperto possa costituire uno scenario ideale, composto da palcoscenico, da quinte, dove sia sensato costruire economicamente ed ecologicamente, proprio come se si trattasse di dover progettare una stanza, una sala teatrale. And I'm very pleased that this hall is not only designed for large concerts, but operas. It has the infrastructure for chamber concertos on one hand and big rock concerts on the other, and I think it's a really first place where people of Dublin have a chance to hear the beauty of music which Dublin is so famous for. E io sono contentissimo di essere riuscita a progettare proprio a Dublino, che vanta di una forte tradizione musicale, uno spazio dove si possano ospitare non soltanto opere teatrali o concerti di musica classica, ma dove anche le band rock abbiano l'acustica perfetta per le loro session. Another element, and I think this is not a minor element, is the fact that architecture is about human beings, and not just about human scale, but the scale of human dreams.
Un altro fatto da non trascurare è che l'architettura è destinata agli esseri umani. Però non è fatta a scala di esseri umani, bensì sulla scala dei sogni degli uomini. I had a chance recently to compete and win a competition for probably what is the largest project in the world, in the center of the historical city of Seoul, to create really a new city within a historical city. Di recente ho avuto l'opportunità di partecipare a un concorso di progettazione e di vincerlo a Seoul per progettare la parte storica all'interno di un centro storico. Penso che questo sia uno dei più grandi progetti al mondo. And you can see that this urban plan is not created by imposing an artificial grid or an artificial structure, but really thinking what a 21st century city is. What is open space? What is a sustainable community? How to create an archipelago of experiences and neighborhoods, which is based really on human scale, not just on the height of buildings. E io penso che la cosa interessante di questo progetto sia stato il fatto di non aver imposto una struttura all'arcipelago esistente, bensì di aver creato una serie di edifici che tengano conto dei rapporti di vicinato, dell'architettura sostenibile, in modo da creare una progettazione su scala umana. So as you can see, this project has more than 60 large-scale buildings, of which at least 30 are some of the tallest buildings in the world. But it is not really just about the height of buildings, but how do those buildings come in high density and create a space on the ground level, which is a space, a cultural space, a space that is based on the human person. Questo progetto prevede la costruzione di 60 edifici, 30 dei quali saranno i palazzi più alti al mondo, non soltanto nell'arcipelago. Ma tenete presente, la cosa più importante è non il riuscire a fare questi 30 altissimi grattacieli in uno spazio così ristretto, bensì il riuscirli ad ubicare in un contesto che comunque non perda la sua scala umana. Of course the word innovative is very often used. But what I want to say by innovative is that every project should introduce something that really has never existed before. There should be an innovation that moves architecture and living to a level of greater importance. Innovativo. Innovativo è una parola altisonante che rimbomba nelle nostre orecchie. Però pensiamo, cos'è innovativo applicato all'architettura? Innovativo si tratta di un progetto mai visto prima, che debba dare degli input diversi da quelli avuti in precedenza da altri edifici e da altri progettisti. Io penso che innovativo sia una cosa che caratterizza la nostra progettazione per il futuro. In this large-scale really city on the bay, which has both lower-scale buildings and 6 large towers, you can notice that the towers are not extruded towers, but that every space, every level of the tower has a unique position in space. They are really doubly curved in order to make sure that each particular floor plate with several apartments is a unique, non-repeatable view of the city and a view in space. Vedete, qui non si tratta soltanto di aver posizionato nell'ambito dei 60 palazzi da costruirsi in 30 tra i più altissimi, bensì aver creato un gioco di altezze e di volumi, laddove ogni vista che si potrà godere da ciascuno dei vari appartamenti sarà unica nel suo genere. Ecco lì il senso dell'innovativo, del mai visto prima. There are about 1,500 apartments here, so thousands, many families, people will live there, and it is just being completed, so you don't see fully the green crowns. There are several levels of the crowns which will be completely green, and of course the arrangement of buildings is such not only to offer views from inside of the apartment, but to create really a tropical sense of nature in this very dense city. Più di 500 famiglie saranno ospitate in questi edifici. Vedete che le parti superiori, le estremità superiori degli edifici saranno come delle colonne verdi. Questo non soltanto per dare un bel senso estetico o per creare una bella vista dall'interno, ma anche per dare un effetto meraviglioso visto dall'esterno, per creare quindi una struttura che si permei e dia qualcosa di innovativo e di veramente interessante. And of course, even a project of this scale can change the attitude to high-density living, and I do believe that high-density living is really the only sustainable living in an ever-growing world where population is increasing and of course the resources are decreasing. Naturalmente un progetto di questo genere può farci cambiare idea su quello che noi riteniamo essere il progetto dell'edilizia ad alta densità abitativa.
Un progetto del genere può farci ricredere e può farci vedere quale sarà la tipologia del futuro per risolvere questo problema, dove le città si stanno continuando a popolare da nuove persone e quindi si tratta di dover risolvere questo problema dell'edilizia ad alta densità di popolazione. And perhaps you can even hear the winds of change coming through residential architecture. L'edilizia residenziale in questo modo sarà permeata da un nuovo cambiamento, da una ventata di cambiamento. Of course, communication is, I think, one of the most important functions of architecture. Just like great music, books, literature, science, architecture needs to communicate something very specific to each individual, and each individual is unique. Che cosa direi della comunicazione? La comunicazione è fondamentale per l'architettura, così come lo è per la scienza, per la letteratura, per le arti visive. Io penso che l'architettura abbia bisogno della comunicazione, della sua comunicazione peculiare. E la comunicazione per l'architettura è così specifica proprio perché si rivolge a ciascun individuo, che a sua volta è unico nel suo genere. This is a building for really communication, creative media, which will open in a couple of weeks in Hong Kong. It's a very high density school, it has thousands of students in different faculties, faculties of media studies, faculties of high tech, faculties of art, and they need spaces of variety within a very, very economic. This budget of this building is the budget of a simple concrete box, which has been built elsewhere at the university. Questo progetto da Hong Kong, che verrà inaugurato da qui a poche settimane, è per me molto importante perché si tratta di un progetto per studenti di facoltà di comunicazioni che sono migliaia e migliaia e saranno tutti radunati lì. Saranno studenti che frequentano diverse facoltà nell'ambito sempre delle scienze della comunicazione. Vediamo che è una scelta progettuale da un budget non molto elevato, infatti il costo corrisponde a quello di una struttura in cemento. And you can see that this building has packed activities. There are many sound stages, there are theaters, there are lecture halls within the different floors for some hundreds of students at a time. But also what I've done is I've used all the public spaces. For example, the stair that vertically connects the building as really a communicative space where student reviews, lectures, informal talks can be gathered around the movement of people in the building. Vedete che questo edificio è un po' come un formicaio che pullula di attività, dove centinaia di studenti nello stesso tempo potranno usufruire di aule dove sostenere le lezioni o di attività teatrali o quant'altro. Ma la cosa più interessante che vorrei farvi notare è l'importanza che io ho attribuito alle scale. Le scale sono un elemento di connessione verticale tra i vari piani, ma in questo edificio diventano un luogo dove gli studenti possono interagire, possono relazionarsi, possono addirittura ascoltare conferenze o possono avere delle comunicazioni tra le varie facoltà, proprio perché ho cercato di sfruttare al massimo anche gli spazi aperti. I also believe, and some people have criticized me for it, that architecture should be radical. By radical, I don't mean just invention of forms, but a radical meaning rooted in a tradition so deep that sometimes we forget what it is. Nonostante sia stato criticato per questo, io sono fermamente convinto che l'architettura debba essere radicale. Non radicale perché cambia completamente qualcosa estrapolandola dal passato o invertendo rispetto a quello che è una concezione diffusa, bensì deve essere radicale in quanto profondamente radicata nel nostro tessuto e nel nostro vissuto. I had a good chance to create a building in a country and in a city which I know well from my upbringing in Poland, in Warsaw. And you can see that it stands just across the Stalin Palace, the palace built by Stalin to oppress the Polish people. And my building, which is probably the tallest residential tower in Europe, some 70 stories high, is really the wing of the eagle, the Polish eagle, which was taken out of the Polish flag during the communist totalitarian dictatorship. Io sono stato così fortunato da poter portare avanti un progetto in una città che conosco bene dal mio passato da ragazzo, Varsavia. E il progetto che ho avuto la fortuna di realizzare è proprio di fronte al palazzo costruito da Stalin ai tempi del totalitarismo comunista. Ebbene, il progetto che io ho realizzato, si tratta di un palazzo per edilizia residenziale di 70 anni, non è soltanto il più alto d'Europa, ma quello che più importante assomiglia all'ala di quella aquila che è stata
dalla bandiera polacca al momento in cui i comunisti presero il potere. E questo simboleggia proprio la libertà. And I want to say that the shape of the building, which is a complex shape, is shaped really by light, because you see the buildings in the front, the lower scale buildings built in the 50s and 60s, which have to still have the same light that they had before the large building was built. So the building and its form is really shaped to give a light to everything without taking light away from the low scale buildings. Al di là della forma progettuale che io ho voluto imprimere all'edificio, io penso che questo mio edificio sia plasmato dalla luce, perché mira a dare luce agli edifici che lo circondano, che sono tutti edifici che risalgono agli anni 50-60 del secolo precedente, e non a togliere luce. And you can see that the building itself, even though it's a very large building, has a cantilever aspect, because it's not just a frontal building, but a building that really stands to represent a new impetus of the city of Warsaw, because my idea was that people should no longer just concentrate on the Stalin Palace, but really should develop a city of lively events, working, living in the center of this beautiful place. E io penso che il mio edificio abbia raggiunto lo scopo della mia idea. Io volevo creare un'architettura che distogliesse i cittadini di Varsavia dal guardare al palazzo di Stalin. Il mio edificio deve essere una impetus, uno stimolo ai cittadini di Varsavia, indicandone loro un nuovo modus vivendi e agendi che li distolga dal periodo cupo del comunismo, ma dia loro l'opportunità e lo stimolo a pensare a un futuro migliore. Also, I do believe that expression is very important. You know, Italy has the best word, espresso, which is the essence of something. And I think that's what expressive is. It's not just a form of feeling, but a condensation of an idea to its ultimate moment. L'espressione, l'espressività, espresso. Anche questi per me sono termini molto importanti nell'architettura. Pensate, voi in Italia avete il caffè espresso, che è una cosa meravigliosa, e se ci pensiamo attentamente che cos'è? È il concentrato di una sostanza. Ecco, l'architettura deve essere questo, deve esprimere il core, il nucleo principale di quello che noi abbiamo all'interno, per dare il meglio di sé. And in this building, which is under construction, it's a steel, history of the steel industry in China, and of course I used the building to demonstrate in the building itself the possibilities of using steel in new ways to create a new gateway, to create the references to the boats, to the rivers of central China. E questo edificio che è in fase di costruzione in Cina sono delle strutture dell'industria siderurgica. Io ho usato l'acciaio proprio per dimostrare che l'acciaio è un materiale che può essere perfettamente usato anche per richiamare alla nostra memoria, mediante la progettazione architettonica, i fiumi, le catene montuose che sono al centro della Cina. Of course, architecture is always dealing with complexity, I think. Even, you know, I have not had much chance to do just a building by itself on an empty site. Everything is always related. And I understand that complexity has been underestimated. We have complexity of the brain, complexity of the solar system, complexity of space, complexity of the economic system. Architecture, I think, in many ways must reflect this complexity because it has to be involved in it. Naturalmente l'architettura non può prescindere dalla complessità. L'architettura già di per sé stessa è complessa, anche perché non sempre abbiamo l'opportunità di costruire uno spazio aperto, senza vincoli e senza punti di riferimento circostanti. Però, se voi pensate, dalla complessità non si può prescindere, tutto è complesso, l'economia è complessa, il sistema solare è complesso, perché non dovrebbe essere l'architettura complessa? Perché dovrebbe sfuggire da questa caratteristica di complessità? L'architettura non solo deve fare i conti con la propria complessità linguistica, ma anche con la complessità del mondo che la circonda. In this building, for example, in San Francisco, there are several histories. The history of the power station, which you can see, is not just a facade, but a complete kind of reconstruction of the power of industrial architecture at the turn of the century. Part of it is in the 20th century under a newly built hotel, the Four Seasons Hotel, and of course there's also a new part. So there are three kind of tripartite system of bringing the complexity to a center. Anche qui, in questo esempio di San Francisco, vediamo la complessità dell'opera. Qui si tratta di una centrale elettrica, quindi di un'architettura industriale che è stata trasformata. Però per incrementare il livello di complessità non si tratta soltanto di un recupero edilizio, di un progetto industriale esistente, però si tratta di collocarlo in un contesto, in un'ubicazione più
complessa, vale a dire un edificio alberghiero, il Four Seasons, costruito di recente, con quindi tutti quei parametri e quelle idee architettoniche che non hanno nulla a che vedere con l'architettura industriale del passato. And of course, at the end, such a project has to also assert what it's about. It's about the resurgence of life. It's about the celebration of life, which includes also the symbolic celebration of life. E quindi questo progetto, che già doveva tener conto della complessità del manufatto in cui era collocato, con la complessità delle opere architettoniche che lo circondavano, deve anche affrontare la complessità del tema che andava a svolgere. Si trattava di celebrare la rinascita, di riappropriarsi della vita, e non doveva soltanto essere una celebrazione simbolica. Another aspect I'm really interested in is what cannot be explained. And some things just cannot be explained. And I think this is something that we should accept, that not everything is explicable. La cosa che mi attrae maggiormente è che spesso noi ci troviamo a fare i conti con qualcosa che non è spiegabile. L'inesplicabile mi attrae. Mi attrae proprio perché è così, non è spiegabile. Ed è qualcosa di cui io devo tenerne conto e devo accettarlo. And in this small house that I had a chance to defer to clients, they wanted a house. It's a house for just a couple. To create a house that is not explicable in terms of theory or philosophy, but relates very closely to their life. Questa casa che io ho avuto la fortuna di progettare per un cliente privato in Connecticut è il miglior esempio di quello che io ritengo inesplicabile. Perché è inesplicabile? Perché si tratta di un progetto che non può essere spiegato secondo dei canoni di filosofia o di teoria dell'architettura, però è un progetto che è strettamente collegato alla vita di questi miei clienti. And of course, I also, as you, I'm sure, believe that architecture exists in a public space. It is the politeia. It is always a political act to build, particularly a public building. E naturalmente penso che anche voi condividiate con me l'idea che l'architettura è un atto politico. Fa parte di quella politeia, proprio quando ci troviamo a dover progettare e poi realizzare degli edifici pubblici. Just a few days ago, I was able to open what is the largest museum in Germany. It's in Dresden. It's the Military History Museum of Germany, which contains what was a ruin of an old armory built in the 19th century, but which became very soon a military museum of Saxony, a Nazi museum of military, a Russian Soviet museum of the military, an East German military museum, and then the government some 10 years ago decided that it should still be a military museum in the democracy of Germany. Pochi giorni fa sono stato lieto di poter inaugurare un'opera per me importantissima, il Museo Militare di Dresda, in Germania. Questo museo raccoglie le collezioni degli antichi musei militari a partire dai tempi della Sassonia, via via lungo le varie dominazioni e i vari regimi politici. Tuttora è un museo che raccoglie i cimeli di guerra e esempi delle varie corpi d'armata e reperti in una Germania che adesso si fregia tra essere i paesi più democratici d'Europa. So this wedge-like structure, which breaks the order of the grid of the old armory and creates a completely new space which asks questions. Why is there war? Why is there violence? Why do human beings participate in organized violence? And this is just a picture that the 10,000 objects which are there are not meant to be looked at aesthetically as weapons, but to raise the horrifying question, why have there been wars? Il mio progetto fa sì non soltanto di essere il mero contenitore di oltre 10.000 reperti e armi, ma vuole far sì che il visitatore si chieda del perché la necessità della guerra, del perché della violenza che porta alla guerra, lo scopo, nessuno. And when you ascend to the very top, some 30 meters over Dresden, you have a double view. First, you have the view of the rebuilt Dresden. You know that Dresden was completely destroyed in the bombings of 1945 by the Allied planes. But the wedge itself is pointing to the coordinate points from the wedge to the wedge which actually destroyed the city. So it's a simultaneous experience of the rebirth of the city from the ashes, but also the memory of what happened to the city itself. E anche in questo caso il mio percorso progettuale non è stato lasciato al
perché salendo verso la cima dell'edificio, a 30 metri di altezza, si ha l'opportunità di vedere il panorama della città di Dresda ricostruita dopo i bombardamenti, perché come voi sapete nel 1945 Dresda fu distrutta dai bombardamenti degli alleati. Però alla parte opposta, proprio alla base dell'edificio, ci sono quelle armi che hanno portato alla distruzione di Dresda. Questo che cosa vuole significare? Vuole significare la possibilità di una rinascita, di un futuro migliore. And of course, the space moves from the darkness of the armory through the exhibition spaces to the city itself and features people in front of the building. E naturalmente, man mano che si visita il percorso espositivo, si passa dallo spazio buio e tetro, dove sono custodite le armi, fino ad arrivare a un percorso luminoso, che poi si affaccia sul panorama della città, una città popolata da persone, quindi una città viva. I just want to say that when I started on this building, the entire facade of the armory was completely destroyed. The East German government took away the etc. They cut the capitals of the columns. They destroyed the arches. So I actually rebuilt the armory to bring it back to its presence. And of course, it's a conversation between the past, the present and the future. Naturalmente al momento che io ho intrapreso questo lavoro mi sono trovato di fronte a una realtà completamente diversa da quella che voi vedete adesso col manufatto finito, perché il governo tedesco aveva distrutto gran parte della facciata, aveva tagliato la sommità delle colonne, ha sportato vari elementi architettonici. Io invece ho voluto ricostruire tutto fedelmente, proprio perché volevo creare un dialogo tra il passato e il presente. And you can here see the presence of this new museum, which I think will develop the area, Albertstadt, which I think will become a lively area for people to live, to work, for artists, and a new dimension to a great city like Dresden. E il nuovo padiglione del museo io penso che connoterà diversamente l'Albertstadt, dando a questa piazza, ma non soltanto alla piazza, a tutto il quartiere, una nuova connotazione, lo renderà un posto dove è più piacevole vivere, dove anche gli artisti si troveranno più a loro agio. I also think that very often, and it's already in the Renaissance and later on, architects were criticized that they were doing sculptures. Very often the criticism against architecture was that it is a sculpture. But you know, one of my favorite artists, Marcel Duchamp, said that architecture is a sculpture with plumbing. A partire dal Rinascimento in poi, gli architetti sono sempre stati criticati, perché facevano, al dire del pubblico in generale, gli scultori. Io però non sono d'accordo. Preferisco dirla come la dice uno dei miei maggiori idoli, Marcel Duchamp. Gli architetti sì, sono degli scultori che creano sculture, ma con impianti. I was able to build a building which is now under construction in Düsseldorf at the end of the Königsallee, the King's Street on the park, the last available site which was never built in the 18th or 19th century. It's a large complex, 2 blocks, offices, shops, with the park, and also creating a new piazza on the other side of the space. Il progetto che ho in corso a Düsseldorf mi ha dato la possibilità di pensare e di progettare un isolato completo fatto da 2 gruppi residenziali che ospiteranno abitazioni e edifici alla fine della Königsallee, che è una parte di Düsseldorf che al momento non era mai stata costruita. And it is possible to create, I think, green gardens which really penetrate the buildings in a very spatial form, not just on the outside but also internally. Ho pensato a inserire dei giardini, degli spazi verdi, non soltanto all'esterno degli edifici, ma proprio come inserti all'interno degli stessi. Of course, I also believe that we need the unexpected. Architecture is unexpected, always, because it's new, but to remain unexpected, to be always rich and enrich people's lives. Un altro aspetto fondamentale dell'architettura è l'inatteso. La sorpresa. Io penso che l'architettura debba sempre rappresentare qualcosa di sorprendente, di inatteso, che però arricchisca la vita delle persone che ne vanno a fruire. The project to create a new addition to the largest museum in Canada, the Royal Ontario Museum, which has collections of dinosaurs, of nature, but also of culture, of paintings, of Asian art, it was how to bring the museum back to the street
and engage audiences with large-scale spaces that demand new ways of showing things. La mia proposta progettuale per il nuovo padiglione del Royal Ontario Museum in Canada è proprio questo. Si trattava di dare non soltanto un nuovo spazio espositivo alle collezioni in esso contenute, che spaziano dagli oggetti più comuni del passato canadese alla collezione di opere d'arte, ma proprio creare un nuovo modo di porre lo spazio espositivo sulla strada, a contatto con la gente. And I was inspired actually in this project by the great collection of minerals and crystals in the collection, and indeed I also renovated the buildings of the turn of the century and created a composition which is, I think, very, very popular with the public of Toronto. Fonte di ispirazione per la mia progettazione è stata la raccolta di minerali ospitata in questo museo, che ha fatto sì che io cambiassi l'intero aspetto anche dei padiglioni che erano stati costruiti alla fine del secolo scorso. I also think that architecture sometimes has to be very raw, not only raw in its materials, but to touch the rawness of emotions. Penso anche che l'architettura debba essere grezza. Non si tratta dell'essere lo stato grezzo del materiale che noi utilizzeremo nel costruire il nostro manufatto, ma del fatto che noi dobbiamo esprimere quello che di grezzo fa parte delle nostre emozioni. So this is a building dedicated to a single painter who perished in the Holocaust, but it is a very simple building, just 3 volumes, 1 wood, 1 concrete and 1 metal, which collide and create really a kind of a museum without exit, because there was no exit from that kind of life. Un piccolo monumento creato a un artista morto durante l'Olocausto, Felix Nussbaum. Questo monumento e questo edificio è molto semplice, si tratta di 3 volumi, legno, acciaio, cemento, che collidono per creare un'opera che non ha uscita, non ha via di scampo, perché fondamentalmente da quell'esistenza Nussbaum non ha avuto via di scampo. And of course I also think that architecture should have a point, just like a thought should have a point to it. It should not just extend indefinitely, should be pointed. E penso anche che l'architettura debba essere ben determinata. Non deve spaziare, non deve essere stesa all'infinito, ma deve mirare a qualcosa di ben preciso, deve essere determinata. And even in a complex which is a commercial space, which is a space for stores, I think it's important to erase the distinction between high architecture and low architecture, between a museum and an everyday place. E anche in questo progetto, che è un grande centro commerciale a Las Vegas, ho pensato che sia necessario fare una differenziazione tra l'architettura elevata e l'architettura un po' più terra-terra. Bisogna fare una distinzione quando si progetta un edificio importante, come può essere un museo, rispetto a quando si progetta un edificio altrettanto importante, bensì più vicino alla vita dei suoi fruitori, quale può essere un centro commerciale. And of course the point of such a building is that it's not a facade, it's not the way the building looks, but the entire spatial organization of the building is the point of building it. E naturalmente in questo caso l'idea determinante e caratterizzante di questa progettazione non è la facciata, non è il cosa sembra dal di fuori questo edificio, non è la sua apparenza, il suo aspetto estetico esterno, ma come è diviso all'interno, come può contenere al meglio gli spazi di cui i suoi utenti andranno a fruire. Another aspect that I think is very important to everyone is memory, because architecture has 2 functions. One, of course, is the short memory. We have short memory for everyday things, but there's the long memory, which is how we belong in the world or how we belong elsewhere. E l'architettura deve essere memorabile. Il ricordo, la memoria, è qualcosa importante e caratterizzante. Non si tratta soltanto della memoria a breve termine, perché tutti, a meno che non siamo smemorati, ci ricordiamo del nostro vissuto quotidiano. Dobbiamo invece pensare alla memoria a lungo termine, a quello che il nostro edificio farà ricordare. And of course in Milano, in city life, I was lucky to win the competition in a master plan working with other architects to create really a new neighborhood with bold architecture, with a rich program of housing, of a park, new transportation, office buildings, and of course also a museum. E naturalmente a Milano sono stato fortunatissimo, ho avuto l'opportunità di concorrere e di vincere un concorso di architettura
insieme ad altri architetti, coraggiosi quanto me, forse più coraggiosi di me. Abbiamo pensato, progettato e realizzeremo un nuovo quartiere, un quartiere nuovo con nuovi edifici residenziali o direzionali, un parco e anche un museo. And another aspect that is important is the diversity of architecture, the diversity of ideas that are in a building or in a city. E non dimentichiamo la diversità. La diversità è molto importante, non soltanto perché si tratta di una diversità nelle varie opere architettoniche, ma perché proprio questo esprime la diversità nel nostro modo di pensare e di vedere il mondo. So in this project there is housing for the elderly, there is a hotel, there are multiplex cinemas, there is a convention center, there are shops. It's really a kind of new idea of what can be done on a periphery of a city, which is not just suburban architecture, but a new ecological condensation on top of a highway in this case. Questo complesso che ho progettato in Svizzera mostra cosa si possa fare nelle periferie urbane. Non si tratta soltanto di un insediamento abitativo, ospita anche un cinema multisala, una casa di riposo per persone anziane e dimostriamo come sia possibile pensare tutto questo vicino a un'autostrada. And also to create a new program, a new kinds of programs. For example, the programs for swimming facilities, which are very grand and very large, which can be turned into night activities, to nightclubs and restaurants in the evening, are very popular and bring people who normally just travel between the highways of Germany, France, Switzerland, and Austria into something that is more than just the experience that they can have in the center of the historical city of Bern. E vediamo che questo complesso mira a far sì che le persone che di solito percorrono questa autostrada che collega la Francia alla Germania attraversando la Svizzera possano vivere delle esperienze ben diverse da quelle che potrebbero vivere nel centro storico della città di Berna, dove il complesso è ubicato. Si tratta di grandi piscine molto importanti, molto attraenti, che di sera possono essere trasformate in ristoranti o nightclub e quindi far sì che questo complesso possa essere fruito 24 ore su 24. Another aspect which is not very popular with architects perhaps is the fact that architecture has to take a risk. There is always a risk. There is nothing in life that can be done without a risk. And I believe that that's part of creating architecture which I admire, and Italy has more almost than any other country in the world, of the risks that architecture took on behalf of a new idea, of a new way of living. Naturalmente quello che vado a dirvi forse non incontrerà grande popolarità, perlomeno tra la maggior parte degli architetti. Ebbene, l'architettura deve essere rischiosa. L'architetto deve accettare di assumersi dei rischi per quello che va a progettare, dei rischi per quanto riguarda l'esposizione e la manifestazione delle proprie idee. And in this building, which is bringing together the natural landscape of Denver, which is full of the Rocky Mountains, but also radical new spaces for contemporary exhibits of Western art. Pensate a questo edificio, il Museo di Arte Moderna di Denver. È ubicato nel cuore delle catene montuose che connaturano il paesaggio di Denver, però rappresenta un nuovo modo di essere contenitore per le collezioni di arte moderna. And of course it is not just a standalone building, but my idea was to really engage this new part of the city, and I was very lucky to be also able to build housing, including affordable housing, and really transform this area next to the beautiful Capitol building, which was just parking lots and kind of a vacant land, into a vital new neighborhood of artists, of people who want to live, and to reaffirm the importance of the center of the historical city. E pensate che questo edificio si andava a inserire in un contesto già ben denso di valenze culturali e molto vicino al Campidoglio di Denver. Quindi io dovevo fare i conti con un costruito circostante che già connaturava e caratterizzava il territorio. Io sono stato così fortunato da poter costruire anche degli edifici di edilizia residenziale proprio di rimpetto e quindi ho potuto, come si potrebbe dire, quasi coniare un quartiere dove la gente può vivere bene. And of course space, it's not something minor in architecture, and particularly when it comes to a building which I'm constructing in New York, because towers are very difficult, they're usually very formulaic. But to really open the tower to a new space of nature, to create a kind of penthouse effect within every level of a high-rise building,
is the part of this architecture of space. Pensiamo allo spazio. Lo spazio è un elemento importantissimo nell'architettura, soprattutto laddove si vada a costruire a New York. A New York spazio in orizzontale non ce n'è più, bisogna sfruttare al massimo lo spazio in verticale, però sfruttando lo spazio in verticale dobbiamo cercare di dare un aspetto nuovo, un aspetto che valga la pena di essere vissuto. And also to create a sustainable aspect, I have built this building on top of an existing podium of the MetLife building. So again, not using a new site, but using an existing site to create a building that is not only interesting to live in, but penetrates and also renovates the subway station below the ground. Io ho costruito il mio edificio non su un terreno neutro o su un edificio, uno spazio vuoto, bensì sfruttando una stazione della metropolitana. E quindi l'edificio che io ho progettato e realizzato non è soltanto un edificio in cui sia interessante viverci, proprio perché ha delle caratteristiche architettoniche uniche, ma proprio perché sfrutta l'esistente, è perfettamente radicato nel passato. And of course, I think this is what architecture really is about, because the world is becoming increasingly a pluralistic world, and we know that there are threats to democracy, whether they are threats by the banks or by totalitarian regimes. They are threats to how people can live in an open society. Il nostro mondo sta diventando un mondo multipluralista. So che vi sono delle minacce al vivere nell'ambito della democrazia, minacce al sistema democratico che vengono dalle banche, dalle economie, dai regimi totalitaristi. Il problema è questo, che l'architettura deve continuare a manifestare lo spirito democratico del vivere civile. As you perhaps know, the project for Ground Zero in New York is a very difficult project because there are so many stakeholders, the families of the victims, the Port Authority that owns the land and leases it to investors, private investors and their own architects. There are also the governors of New York and New Jersey, the mayor of New York with the streets of New York, the PATH trains that run under, the subways. So it's a cross-section of the city of New York. Sapete benissimo che il progetto di Ground Zero è un progetto molto difficile. Difficile perché? Perché coinvolge molti portatori di interesse, le famiglie delle vittime, le autorità portuali, i governatori dello Stato di New York e del New Jersey, il sindaco di New York, le reti ferroviarie e della metropolitana, gli investitori privati, che a loro volta hanno i loro architetti, e far convergere tutti questi interessi in un unico fulcro è davvero qualcosa di difficile. So it is how to bring, through a meaning of a project, not just to create buildings, that's another, but the public space. As a master planner, I was determined not to build where the old building stood, because this is no longer a piece of real estate. This is where some 3,000 people died. And therefore, to devote half of the site, it is 16 acres, 8 acres to public space. It's very difficult then to build millions of square feet of density of other facilities. Naturalmente la scelta è stata difficile, perché in quanto architetto, in quanto capo del progetto, io mi sono reso conto che non potevo ricostruire gli edifici là dove erano caduti. Non potevo usare tutti i 16 acri del terreno, che adesso purtroppo era vuoto, per ricostruire l'esistente, già che l'esistente era stato distrutto. Quindi ho deciso di dedicare soltanto 8 acri alla ricostruzione e lasciare gli altri 8 acri a memoria delle 3.000 persone che erano decedute. And of course, it's a process that takes a long time. One needs really a spirit to capture the spirit of New York, capture the spirit of its people, of the world, and also to have the perseverance. And I want to emphasize that's a very important category, perseverance, because architecture, in my view, is not a short-range race, but it's a marathon. Il progetto era ancora più difficile perché era un progetto che non si poteva realizzare dall'oggi all'indomani e quindi bisognava guardarsi attorno e catturare lo spirito di New York e dei newyorkesi, non dimenticando le persone che erano decedute. Quindi si trattava di un'opera di perseveranza ed ecco quello che io vorrei sottolineare. La perseveranza è qualcosa di molto importante nel lavoro dell'architetto, perché io penso che la progettazione e portare a compimento un edificio non sia una corsa da 100 metri, bensì sia una lunga maratona.
So you see here the relationship to the Statue of Liberty of a new skyline of New York, which points really at the memorial site, which is really a new public space that affirms really all the things that New York stands for, which is liberty, which is freedom, which is good streets and not just high-rise buildings. Ed ecco il significato del nostro progetto e il suo nesso con la Statua della Libertà, Liberty, che punta proprio verso il memoriale, lo spazio vuoto e quindi a questo nuovo skyline di New York. La libertà che dimostra che sia possibile vedere un futuro migliore, che sia possibile dar voce a un progetto che incarni questi ideali di libertà per cui New York è famoso in tutto il mondo. And finally, I want to say that no one said that democracy is easy. No one said that it's easy to work in it. But I think by working in it, by trying to do one's best, one can only affirm in architecture, in urban planning, in everyday life, the things that I really believe in, which is that people and every person has right to access and the right to freedom in the space of the city and of architecture. Naturalmente con questo non voglio dire che l'architettura, la democrazia sia uno spazio in cui si possa vivere e agire facilmente. Quello che voglio dire è che l'architettura deve essere il modo per far sì che ogni individuo possa essere certo di avere la libertà, di avere il diritto, di avere accesso a vivere e a esprimersi in uno spazio pubblico che permetta a chiunque il massimo della libertà auspicabile. Thank you very much. Thank you.